Ciao a tutti, per il mio progetto finale parlerò dell'arte moderna in Italia. Ho scelto questo soggetto perché sono molto interessante nell'arte. Mi piace Gauguin, Monet, O'Keeffe, Kahlo, Warhol, Haring e molto altri. Perché della mia passione per arte ho seguito la storia dell'arte questo semestre. Nella classe ho scoperto che mi piace arte italiana molto, ma specialmente il tipo moderno. Cominciamo con il movimento di futurismo. Le artiste di questo movimento erano molto in favore della guerra e la parola violenza è spesso usato a descrivere l'arte futurismo. È difficile per me decidere se mi piace questo movimento perché mi piace l'arte molto. Per esempio, questo pezzo di Boccioni è forse il mio preferito ultimo, ma l'idea fascista dell'artista cambia il significato dell'arte. Tuttavia, penso che futurismo è ipnotico e grande. Il movimento prossimo discuterò è spazialità. Il movimento parla del racconto tra dimensione e superficie. Questa idea è rappresentata meglio nel concetto spaziale Attenze di Fontana. Questo pezzo riflette l'infinito ed il spazio come la luce passa attraverso le taglie. Simile al futurismo, la parola violenza è usato a descrivere il movimento. Ma a questo tempo invece violenza di guerra e violenza di domestica. L'arte sono simbolico e riflettimento del periodo prima il femminismo in Italia. Secondo me questo movimento è non tanto interessante ma molto importante nel sviluppo dell'arte oggi. Prossimo è arte povera. Questo movimento abbraccia messaggi a valore nominale. I messaggi sono semplici. Penso che questo movimento è simile al realismo del 1900 e illustra vita nello stato in cui si trova. Il movimento non usano i simboli, ma penso che sia solamente simbolismo. Ma è possibile che il movimento usa meno i simboli tra altri movimenti. Dopo arte povera è il movimento di trans avant-garde. Semplicemente questo movimento è il ritorno dell'arte figura in simbolica. L'emozione è molto importante per trans avant-garde, specialmente la gioia. Ancora parlerò dell'arte recente. Un artista del movimento arte moderna oggi è Francesco Vezzoli. Vezzoli crea arte che commenta dell'arte passato, specificamente l'arte Rinascimento. Forse più simile a questo pezzo di Raphael. Ma il pezzo di Vezzoli presenta un'attrice invece la Madonna e lei ha le lacrime di pizzo. Sulla sua mano è l'iniziale di Vezzoli, simile di arte di Alfred Dürer nel Rinascimento del Nord. È chiaro che Vezzoli sa la storia dell'arte, ma lui non aggiunge alla conversazione dell'arte moderna. Il movimento di graffiti è molto popolare a quel tempo in Italia. Un di più riconosciuto artista in Italia è Zed1. La sua arte è divertente, unica e poetica. Lui è come Banksy della Gran Bretagna, ma meno politico e più amore e giallo come il movimento trans avant-garde. Non mi piace i graffiti lo stesso di altre arte in Italia, ma la mia propria spinta negli graffiti alla un'americana probabilmente differente dalla prospettiva dell'un'italiana. L'artista finale parlerò per questo video è anche la mia preferita artista che fa arte nel questo tempo, Maurizio Cattelan. Il suo stile è indescrivibile e pensato che fa lui il più moderno dell'artista ho parlato finora. Lui fa le critiche con la sua arte di politici, storia e il mondo, ma l'arte è unica e semplice comprendere. Il mio preferito pezzo di Cattelan è il gabinetto oro chiamo America. Forse è una scultura, forse è un preconfezionate come l'arte di Duchamp, o forse è un pezzo spettacolo, forse è tutto nell'uno, ma solo io so e mi piace molto. Grazie per ascoltare la mia presentazione dell'arte moderna in Italia. Mi piace arte molto e le informazioni io non parlo dalla mia classe, io imparo dall'Art Assignment di PBS no YouTube. Io raccomando il canale di Art Assignment se tu vuoi imparare dell'arte che i persone con addirittura sarebbero non piacere. Grazie di nuovo per ascoltare e ci vediamo. Ciao!